Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi. Se la tua persona specifica è del segno del Capricorno, questo video è per te. Quindi non tu del Capricorno, cioè puoi anche essere tu del segno del Capricorno, però è un video sulla persona specifica del segno del Capricorno. Quindi se la tua persona specifica è del segno del Capricorno o ascendente Capricorno, questo video è per te. Andiamo a vedere cosa succede nell'arco di 7 giorni, una settimana, tra tutti e due. Va bene? Ok. Allora, la tua persona specifica del segno del Capricorno, qual è l'energia attuale nei tuoi confronti? Qual è l'energia attuale della tua persona specifica del segno del Capricorno nei tuoi confronti? Qual è l'energia attuale? Energia attuale nei tuoi confronti. Il matto. Questo mi parla dell'energia del matto, mi parla di una persona che non sa bene dove deve andare. Un po' vado, vengo o non so dove devo andare, si sente un po' persa questa persona, energia un po' di dove vado, che cosa faccio, quali amanti, una persona che magari non sa scegliere ancora, un'energia un po' più immatura, un po' vado, vengo, non so cosa devo fare. Vediamo un po'. Vediamo un po' i suoi pensieri nei tuoi confronti. Vuole un incontro, vuole incontrarti questa persona. Vuole anche, tu puoi essere del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete, tu puoi avere. Questa persona, nonostante l'energia un po' così, non so dove devo andare, con il 4 di bastoni a fianco, va verso il 4 di bastoni, si lascia guidare molto dall'impulso che vuole un incontro con te, vuole un incontro, vuole rischiare di avere questo incontro con te, sta pensando a un incontro. Ok, vediamo cosa prova per te, cosa c'è nel suo cuore. 6 di bastoni. Questa è una persona che vuole vincere, molto orgogliosa, vuole vincere con te, vuole avere successo, esito, nel suo cuore vuole che vadano bene le cose tra tutti e due, vuole che vadano bene questo incontro, vedo un incontro tra te e questa persona, sta pensando un incontro e vuole avere successo in questo incontro. Ok. Vediamo un po' qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti. Il paggio di coppe, forse un po' di immaturità, oppure ci possono essere ci può essere che tu rivendichi un po' della maturità con questa persona. Può essere questa persona un po' immatura o lui o tu sei più giovane, allora vedete questa cosa come un problema di età, Oppure non sai bene questa persona cosa vuole, il blocco, oppure questa persona, oppure ci possono essere altri pretendenti e questa persona dice che faccio? La va, la spacca, mi lancio, voglio avere questo incontro con te. Oppure un po' di immaturità, o questa persona percepisce immaturità da parte tua o tu percepisci immaturità da parte di questa persona. Ok, andiamo a vedere qual è l'intenzione di questa persona nei tuoi confronti. Questa persona è innamorata, il 2 di coppe, di avere un incontro con te. Cioè, di avere un incontro con te, nonostante abbia un po' di energia così, un po' vivo momento per momento, mi godo la vita momento per momento. Questa persona, da quando ti ha incontrato, e il fatto è che vuole avere successo con te nonostante un po' di immaturità che c'è stata da ambo le parti o da una delle due parti. 2 di coppe, le intenzioni mi dice che vuole condividere con te, vuole stare con te in questi giorni. E vediamo quali sono le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. 5 di spade. Cioè, vuole stare con te ma non sa bene come fare. 5 di spade mi parla anche di una certa... Come faccio? Come faccio? Che strategia devo usare? Che cosa devo fare per avere questo incontro con te? Come devo fare? Vediamo un po', poi andiamo a chiarire cosa succede alla fine tra tutti e due. Cavallo di bastoni. Incontro. Un cambio. Allora, qua arriva un cambio, cioè il Cavaliere di Bastoni mi parla di un cambio a tuo favore, c'è tra tutti e due, nonostante un po' di sue azioni, che faccio e che non faccio, come devo fare, avere questo incontro, voglio avere successo, là che strategia devo usare,
come devo fare, no? Mi lascio guidare dall'istinto oppure ci ragiono su, alla fine fa un cambio questa persona. Cosa succede alla fine tra tutti e due? Questa energia del cavaliere di bastoni, c'è una forte passione, un incontro anche passionale qua. Sì. Andiamo a chiarirci queste carte. La tua persona specifica del segno del Capricorno, tu puoi essere anche del segno dell'Ariete, Leone, Sagittario, avere l'uno Venere in tal senso. Vediamo un po' il matto, energia attuale nei tuoi confronti. Il Cavaliere di Denari. Qua mi dice che può essere una persona che era molto concentrata sul suo lavoro, sulle sue cose, o essere una persona che andava più lenta, di punto in bianco fa delle cose che ti possono veramente sorprendere. Vediamo un po', una persona un po' più cauta, però alla fine fa delle cose che ti possono sorprendere. Vediamo un po' il 4 di bastoni, i suoi pensieri, di dichiararti il suo amore, movimento d'amore, cavallo di coppe, vuole invitarti da qualche parte, una cena, un incontro, un pranzo, va bene, sta pensando questo. Vediamo il 6 di bastoni, 8 di spade, vuole avere successo nonostante una situazione di blocco, di frustrazione mentale su come avere questo incontro con te o invitarti ad uscire o avere qualcosa con te che ha a che fare con quello che sta provando. Il paggio di coppe al blocco, di cosa mi parla? Magari il paggio di coppe al blocco possono essere dei figli che possono aver impedito un po' una situazione. Il paggio di coppe al blocco, la regina di denari, può essere che tu abbia dei figli o che tu hai rivendicato a questa persona mancanza di maturità e quindi non ti sei fidata di questa persona, non ti fidi di questa persona perché lo vedi un po' più piccolo, un po' più immaturo anche se ha 80 anni. Ok, vediamo il 2 di coppe nelle sue intenzioni. 8 di bastoni, vuole chiamarti per un incontro, vuole chiamarti e stare con te, vuole avanzare con te, spostamenti, viaggi verso di te. E queste le intenzioni. Il 5 di spade nelle sue azioni. Il Papa, può darsi che utilizzerà una strategia riguardante il lavoro per incontrarti. Oppure qua nelle sue azioni lui ti parlerà in modo molto serio. Ti parlerà in modo molto serio, oppure può essere che tu sei sposata, o avete una responsabilità, o io credo che molti di voi sono sposati o hanno una relazione ufficiale, quindi con una strategia lui ti vuole incontrare assolutamente. Forte il segno del tu puoi essere toro, ascendente toro, l'uno Venere in toro. Sì, oppure lavorate insieme. Però ti farà una conversazione molto seria perché sa cosa vuole il Papa. Ok? Sa che per riconquistare anche la tua fiducia deve parlarti in modo serio. Ok, cosa succede alla fine tra tutti e due? Cavallo di bastoni. L'appeso. 4 di spade. Il re di denari. Qua abbiamo un cambio che passiamo da una situazione di fermo che c'era tra tutti e due a una situazione di incontro passionale. Io credo che qua questa persona si riversi da una persona un po' immatura a una persona più responsabile. Ci sono delle questioni lavorative o altro che hanno fatto mettere in pausa la situazione tra tutti e due o che è andata lenta e adesso lo vediamo in veste di re di denari, cioè responsabile che sa cosa vuole. Ripeto, alcuni di voi è il loro capo, lavorate insieme oppure siete sposati o avete una relazione ufficiale e questa persona vuole invece con voi parlarvi seriamente per qualcosa in più. Sì. Ok ragazzi miei, andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona. Con i nostri oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio. Mi dimentico sempre, siccome me lo chiedete sempre, dove acquistare i miei oracoli lui-lei, io vi metto sempre sotto all'info box in descrizione il sito dove comprare, acquistare i miei oracoli, va bene? Ok. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. È senza difese davanti a te questa persona, senza difese. Cos'altro ti dirà questa persona? Ho sempre avuto paura dell'amore, poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. Si è innamorato e te lo dirà. Andiamo a vedere ancora cosa ti dirà questa persona.
Perdonami, ti prego, perdonami. Forse per dei comportamenti un po' così intermittenti, eh? Perdonami, ti prego, perdonami. Ok. Adesso andiamo a vedere con le carte metaforiche associative come si presenta a te questa persona. Qual è lo stato d'animo di questa persona rispetto alla vostra situazione? Qual è lo stato d'animo? Qual è lo stato d'animo di questa persona rispetto alla vostra situazione? Qual è lo stato d'animo? Qua vuole parlarti, mandarti una lettera, c'è un uomo che guarda le lettere, guarda una lettera, quindi se non c'è comunicazione sta mandandoti una lettera o ti sta scrivendo una lettera o ti manda un messaggio, un'email, va bene? Ok. Come si presenta a te questa persona? La verità del suo stato d'animo, qual è nei tuoi confronti? La verità del suo stato d'animo. Questa è una persona che si presenta un po' come un adolescente, no? Un po' come della serie, come ha detto questa carta. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e cronano le mie corazze, e qua ci sono proprio gli occhi. Quando tu guardi questa persona negli occhi, tremano le sue gambe. Abbiamo una persona anche qui che viene colpita dallo sguardo tuo, e quindi è una persona che è anche un giovane qui, può essere, ripeto, più piccolo di te, ma al di là, questo è lo spirito di questa persona, vuole ottenere assolutamente con te questo incontro e si presenta come spacciato davanti ai tuoi occhi, insomma. Questo è quello che mi dicono. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ci dicono le carte del cuore. Adattati al suo ritmo emotivo. Allora, questa è una carta che ti sta dicendo, nella misura in cui a te piace questa persona, c'è amore o comunque ti interessa, no? Ti stanno chiedendo di adattarti al suo ritmo emotivo. Che vuol dire questa cosa? Perché sei arrivata questa persona nella tua vita e c'è un qualcosa da imparare, va bene? La parte tua emotiva sta venendo sollecitata da questa persona ed è importante che tu ti guardi molto dentro e senti proprio il tuo battito cardiaco e lo segui. Al contrario, questa persona adatterà anche al tuo ritmo emotivo, perché siete una cosa sola. Ok. Ritmo emotivo significa emozioni. Ok. Ancora. Relazione Salvatore Salvato. Infanzia. Allora qua c'è qualcuno, uno di voi, che ha visto l'altro come una di voi è stato la croce rossina, l'uno dell'altro. E questa relazione vi sta servendo a integrare il rapporto che viene dall'infanzia, è Salvatore Salvato, cioè uno che ha voluto salvare l'altro dando tutto all'altro, non so chi dei due è questo, vedi dove ti risuona, uno che ha voluto dare tutto all'altro o tu sei stata a dare tutto all'altro prosciugandoti delle tue forze, invece questa carta ti dice grazie a questa relazione tu hai imparato a come tutto ciò che tu volevi dare all'altro tu devi darlo a te e in questo modo si creano relazioni sane. Ecco cosa vuol dire adattati al suo ritmo emotivo, al tuo ritmo emotivo e relazione Salvatore Salvato. Questa è una persona che ti ha innescato delle dinamiche che sin dall'infanzia erano lì, che si dovevano evolvere. Quindi dai tu sempre a te stessa ciò che vuoi dare all'altro, dallo a te. Perché nella misura in cui tu dai amore a te stesso, l'altro ti dà la misura dell'amore che tu riesci a dare a te stessa. Ok? Quindi ragazze mie, ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica.